Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo canale che oggi compie un anno. Ebbene sì, un anno fa adagiavo le mie soavi chiappette su quel divano e giravo il video più imbarazzato e goffo della storia, piazzando il microfono a 6 metri dalla mia bocca. Oggi, un anno dopo, giro un video altrettanto goffo ma con un microfono a distanza saggia. Oggi condivido con te cosa significa avere un piccolo, minuscolo, nel mio caso, canale YouTube e qual è stata la mia esperienza su YouTube in quest'anno e ti porterò con me nel dietro le quinte e scopriremo un po' insieme quello che è il mio personale metodo di preparazione di un video YouTube, dall'ideazione fino alla pubblicazione. Tra l'altro mi sono svegliata per festeggiare con la Yay addosso, nonostante sia primavera, fuori c'è un tempo apocalittico, volevo andare in pasticceria a prendere una pastina, la candelina e fare le cose fighe, invece mi tocca festeggiare con quello che avevo a casa, ovvero la bellezza di 2 pancake con lo sciroppino d'agave. Quindi, bene, auguri canale YouTube. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri canale, tanti auguri. Oh, oh, oh. Buono. Cosa mi ha spinta un anno fa ad aprire un canale YouTube? Alla base c'erano 3 desideri: sperimentare, imparare e sì, monetizzare. Partiamo dalle cose facili, ovvero dall'ultimo punto, monetizzare. Ho monetizzato? No, ovviamente no, basta guardare i miei numeri e fanno ridere. Per la monetizzazione completa su YouTube sono richiesti almeno 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione e credetemi c'è tanto lavoro da fare. Per cui vabbè, un anno dopo dall'apertura la monetizzazione è ancora molto lontana, anche se va detto che la crescita su YouTube non è lineare. A quanto ho visto finora, quando entri in una buona onda con l'algoritmo hai una crescita più esponenziale che lineare. Per cui non è mai detto, però diciamo che di lavoro ce n'è ancora. Quanto ai primi 2 punti, ovvero sperimentare e imparare, beh no, quello devo dire che ho sperimentato molto e imparato altrettanto. Ora, io non sono una sceta, quindi va detto a chi non piacerebbe monetizzare anche da un'attività come YouTube. Insomma, dai, siamo onesti, non ci conto per pagarmi le spese della vita assolutamente, ma anche solo per soddisfazione personale, per il fatto, ok, ce l'ho fatta, però non è. Se fosse soltanto la monetizzazione, la motivazione a creare, ad aprire questo canale YouTube, a sbattermi ormai di settimana in settimana per buttar su contenuti, beh, parliamoci chiaro, non sarei qui oggi e avrei chiuso molto prima, perché, raga, quando sento un po' parlare in giro degli YouTuber che non fanno un cazzo, che non hanno voglia di lavorare, beh, mi viene da ridere perché è molto evidente che si tratta di persone che non hanno la più pallida idea del lavoro che sta dietro a ogni video su YouTube, dall'ideazione fino all'upload. Ci sono una serie di procedimenti da fare che sono molto richiestivi in termini di tempo, di impegno, di strategia. Sì, YouTube è da pazzi furiosi, cioè deve esserci secondo me una spinta alla condivisione e alla comunicazione molto interna, molto forte e intrinseca. Se non hai quella, secondo me non sopravvivi, non è possibile. Soprattutto all'inizio, quando hai zero budget, sei costretto a gestire tutte le fasi della ideazione, produzione, post-produzione e upload interamente da solo, beh no, non è un lavoro da tutti. Secondo me bisogna essere un po' folli per continuare a fare sempre lo stesso procedimento e avere all'inizio davvero poca, se non nulla soddisfazione. Ma evidentemente qualche problemino c'è e qualche trauma o qualche colpa da espiare c'è, per cui io perduro e andiamo avanti e vediamo di buttar su anche questo video e di farci guardare da 3 persone. Yes! Ma andiamo a vedere il dietro le quinte della produzione di un video YouTube per quanto riguarda me. Nel mio caso queste fasi sono 5 e sono nella fattispecie ricerca dell'idea, scrittura di titolo, descrizione e script vero e proprio, produzione del video,
editing e upload del video su YouTube Studio. Partiamo dall'inizio, ovvero dalla ricerca dell'idea. Quando ho un'idea per un video YouTube, prima faccio delle ricerche per capire se e come quell'idea è già stata trattata o declinata, non tanto per copiare, attenzione, perché gli script sono scritti esclusivamente di mio pugno, ma per capire quali possono essere gli intenti di ricerca e le parole chiave utilizzati da chi ha già scritto i titoli di contenuti simili a quello che voglio fare io e per scovare appunto quali possono essere gli intenti di ricerca di un utente medio. Una volta che mi sono guardata un po' in giro, individuo delle parole chiave e con l'aiuto di ChatGPT le inserisco in varie prove di titoli, vale a dire che normalmente per ogni video preparo 4 o 5 titoli diversi e succede spesso che a volte parta con un titolo e poi in corsa, se vedo che non sta performando come vorrei, lo cambio una volta che il video è stato caricato e sperimento un po'. Titolo e descrizione sono fondamentali, sono estremamente critici e bisogna progettarli sia per l'algoritmo del motore di ricerca di YouTube, sia per l'utente umano e quindi trovare magari il tono di voce giusto per il target a cui ti stai rivolgendo, trovare quella combinazione di parole accattivante, porla sotto una sorta di domanda e utilizzare quelle formule un po' da YouTube, no? Tipo non ti aspetteresti mai che ho fatto questo, ho scoperto che puntini puntini e quindi inserire sempre dei pungoli per incuriosire. La competizione per accaparrarsi l'attenzione dell'utenza è altissima e dobbiamo anche tenere conto che questa sovrabbondanza di contenuti va in direzione ostinata e contraria al nostro livello d'attenzione. Ho capito che la fase di ideazione del video e della descrizione è estremamente importante per YouTube. Qui non stiamo ancora parlando di quello che tu troverai all'interno del video, quello che lo script, il contenuto vero e proprio, ma la confezione del contenuto. E credimi, il tempo che impiego a confezionare un contenuto, sperando di dare l'idea che quel contenuto valga la pena essere cliccato, è a volte mi sono ingamberata. Dicevo, questa fase di preparazione e di confezionamento di un video richiede tanto tempo ed è la parte più strategica, se vogliamo, dove devi veramente cercare di arrangiare il copy del titolo, ma anche il copy, attenzione, della miniatura, ovvero quel copy di poche parole che deve invogliare l'utente a pigiare play. Finita la parte di confezione del video, passo a scrivere lo script vero e proprio. Ora, qui c'è chi consiglia di scrivere solo una scaletta di punti e poi elaborarla a voce improvvisando e c'è chi invece scrive tutto per filo e per segno. Per quanto mi riguarda, io mi trovo meglio a scrivere tutto. È un processo più lungo, ma purtroppo io non ho il talento di esprimermi verbalmente in modo logico e lineare. È molto difficile tirare avanti un discorso logico per me, soprattutto davanti a un elemento stressogeno come una fotocamera che mi guarda, tra virgolette, non è banale e non è facile. Io purtroppo non ho quel talento, quindi tendo a scrivere tutto. Mi sto perdendo, dov'ero? Se? Ah, sì, la terza fase è quella della produzione del video. Questa è la fase che se mi sveglio con un Guernica al posto della faccia, cerco di dare un senso e di rimettere a posto le varie parti del mio fantastico visino per rendermi più o meno presentabile. Ed è quella dove dispongo un po' le mie povere cose, quindi il mio PC per avere il mio script a portata di zampa, da sbirciare, il mio microfonino, la mia luce ad anello che ora metto sempre di lato perché purtroppo bellissima, comodissima, quello che vuoi, economicissima, però davanti per una persona che usa gli occhiali crea questo riflesso da alieno che mi copre totalmente l'iride, le pupille e ecco, fallimentare. Luce ad anello no, con gli occhiali, raga. Tendo a fare piccoli
pezzetti di video che poi carico sul PC invece di farne uno estremamente pesante, anche per una questione di facilità poi di caricamento e di scaricamento. Passiamo alla quarta fase, ovvero quella dell'editing, quella in cui prendo tutti i miei file video, li importo in Premiere Pro e provo a togliere tutti gli strafalcioni, le papere, le digressioni inutili, le pause, tipo questa, e tutto quello che renderebbe il video estremamente difficile da fruire. È la parte in cui poi inserisco i colori, i titoli, i capitoli, le grafiche. Ah, in questa fase inserisco anche le musiche. Io tendo a scaricarle quasi esclusivamente da YouTube Studio, c'è una libreria apposta per i creator e sono sicura al 100% che così non incorro in problemi di copyright e di sanzioni. Una volta finito l'editing e il montaggio, esporto il video da Premiere Pro e lo carico su YouTube. Quindi mentre YouTube fa i suoi controlli, i suoi check, eccetera, io inserisco il titolo, la descrizione, le parole chiave, i tag, inserisco il video all'interno di una categoria. Se hai notato, alla fine di ogni mio video, ma non solo mio, ovviamente, c'è l'invito a iscriversi al canale più un suggerimento di un altro video da vedere. Ecco, quella è la schermata finale e si può configurare in diversi modi, scegliendo le playlist, affidando a YouTube l'onere di scegliere il tuo video più adatto allo spettatore, insomma, ci sono diverse configurazioni. Poi c'è la possibilità di inserire le schede, vale a dire se si prevede di parlare all'interno del video di un video che può essere correlato a quello attuale. Per esempio, qualche mese fa ho parlato di tutti gli errori che ho fatto su YouTube, quindi essendo un video correlato dal punto di vista dei contenuti a questo, vi rimando a questo video. Ecco, questo è un esempio di scheda. E anche qui è il creator che progetta e studia se e quando inserire queste schede. Ah, poi altra cosa, i sottotitoli, ragazzi. Qui ci sono diversi modi di caricarli. Io normalmente lascio che YouTube mi scriva la traccia dei sottotitoli, quella che è la trascrizione fatta da YouTube va poi controllata e corretta. E una volta sistemata tutta la traccia dei sottotitoli in italiano, nel mio caso, vado a inserire anche le traduzioni in, mi pare, inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese finora. Quindi inserisco la traduzione automatica dei sottotitoli più inserisco anche i titoli e le descrizioni rispettivamente in queste altre lingue. Quindi anche questo è un lavoro che richiede un po' di tempo. Quindi sembra tutto fatto quando il video è esportato e in realtà anche la fase di upload richiede tempo, richiede veramente tempo, impegno e cura. Ecco, mi sembra che sia tutto. Poi, una volta fatto il contenuto, si può o pubblicare immediatamente oppure programmare per un giorno e un orario che decidi tu, e questo è quanto. Mi pare sia tutto. Se, io ti chiedo ancora scusa per, per questa voce tremenda. Se sei arrivato o arrivata fin qui, al solito io ti ringrazio un sacco per il tuo tempo, lo apprezzo veramente tanto. Se ti va, iscriviti al canale, io spero di rivederti presto per i nostri progetti creativi. Spero di stare un pochino meglio, di rimettermi in forma e a maggior ragione nel video di oggi però, scusate, prima grazie infinite a tutti i folli che hanno deciso di iscriversi al canale per motivi che io non comprendo e che in qualche modo mi hanno dato fiducia e che magari spendono anche un minuto, due del loro tempo a guardare qualche video una volta alla settimana o per me è veramente boh, è pazzesco. Quindi grazie, grazie infinite perché per YouTube, ripeto, siete pochi sicuramente, ma per me boh, è tanta roba. Quindi grazie, avete la mia più sincera gratitudine. Ci vediamo presto, grazie ancora, un bacio e vediamo se riusciamo a sopravvivere fino all'anno prossimo. Mm. Ciao a tutti.
La terza fase è quella di post-produzione o editing, che si fa con un software di... quella che si fa con i software di editing video. Sì. E quarta e ultima fase è quella... E quarta e ultima fase è quella di upload del video su YouTube.